Ciao a tutti! Qualche tempo fa abbiamo avuto modo di vedere le CMF Buds, prodotto entry level di CMF che ha riscosso un ottimo successo per le caratteristiche offerte e soprattutto per il prezzo contenuto. Oggi vediamo la versione potenziata e migliorata, sto parlando delle CMF Buds Pro 2, seconda versione delle top di gamma CMF che, almeno sulla carta, dichiarano caratteristiche molto interessanti come ad esempio l'ANC fino a 50 decibel e la certificazione iRes Audio Wireless. Oltre all'ormai classica colorazione arancio e le consuete nera e bianca, ho scelto per voi questa variante blu, a mio parere molto bella, per cui vediamo che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Dunque, nella confezione troviamo la custodia con gli auricolari all'interno che vedremo nel dettaglio a breve, un manuale cartaceo in diverse lingue tra cui non c'è l'italiano, che come da tradizione CMF in un verso è la guida all'uso e dall'altro contiene le informazioni legate alla sicurezza. Sempre in confezione troviamo due ulteriori coppie di gommini in tinta taglia S ed L e la taglia M come sempre è già installata e il cavo di ricarica USB-A USB-C di circa 20 cm che però è nero. Peccato, avrei sperato di trovare anche questo in tinta o almeno di colore arancio. La custodia è di 5,3 x 5,3 x 2,3 cm, in materiale plastico opaco e con una finitura soft che non trattiene affatto le impronte e pesa 56 grammi. Quindi non sono le più piccole che abbiamo visto sul canale, ma non sono nemmeno enormi, si posizionano in una fascia a metà per quanto riguarda la comodità di trasporto. Sullo sportellino abbiamo il logo CMF e la rotella, di cui vi dirò nel dettaglio più tardi. Nella parte frontale abbiamo il LED multicolore, in base all'operazione che stiamo svolgendo, ma che di base è bianco, mentre la porta USB-C si trova sul lato destro e non è protetta da un anello metallico, per cui a lungo andare si potrebbero formare graffi qui intorno. La ricarica wireless non è supportata, ma hanno il sensore di effetto Hall, pertanto gli auricolari si connetteranno automaticamente pochi istanti dopo aver aperto lo sportellino. Se lo apriamo notiamo due cose. La prima è l'ormai classica posizione degli auricolari adottata da Nothing, ovvero sdraiati e con un angolo di 45 gradi. La seconda è che è presente il pulsante per l'accoppiamento Bluetooth. La costruzione è buona, i materiali utilizzati trasmettono un senso di solidità e piacevolezza mentre si maneggiano, ma rimane il piccolo difetto della cerniera decentrata che fa in modo che il coperchio abbia un po' di gioco. Nulla di particolarmente grave, ma spero che Nothing riveda questa modalità di apertura prima o poi. Le plastiche interne sono per lo più opache, tranne gli incavi per gli auricolari che sono invece lucidi. Come accennavo prima, il sistema di aggancio delle CMF lo conosciamo, anche per questo modello le caratteristiche sono identiche ai precedenti modelli, per cui nessun problema né in fase di estrazione o di inserimento degli auricolari, anche per chi ha mani più grandi della media. La rotella o selettore smart, come lo chiama Nothing, offre alcune funzioni utili che possiamo attivare senza dover ricorrere all'applicazione. Di base è disabilitata, quindi per attivarla bisognerà ricorrere la prima volta all'applicazione Nothing X che vedremo più tardi. Ad ogni modo con la rotella possiamo eseguire queste azioni: rotazione, clic singolo, doppio o triplo e infine la pressione prolungata. I comandi che possiamo associare vanno dalla gestione della ANC a quella delle tracce e sono di fatto un doppione molto intelligente delle azioni che possiamo dare attraverso gli auricolari. In più è presente una scorciatoia con la pressione doppia e il tieni premuto per disattivare o riattivare le funzioni del selettore smart. Questo è utile per prevenire azioni accidentali mentre le abbiamo in tasca o nella borsa. Per questa funzione gli auricolari devono essere fuori dalla custodia e una voce guida vi conferma l'attivazione o la disattivazione. L'auricolare è di tipo in-ear a bastoncino corto, per la maggior parte opaco, tranne la capsula che invece è lucida. La capsula ha la consueta forma a goccia, ma è leggermente allungata e meno tonda rispetto a tanti altri modelli, e se rimuoviamo il gommino notiamo una prima protezione. I gommini in silicone poi sono in tinta con l'auricolare e hanno una seconda protezione che evita che lo sporco vada a contatto con la retina di tessuto. Qui molto bene, in questa fascia di prezzo infatti difficilmente si vedono queste soluzioni di protezione. Il bastoncino è opaco, tranne la piccola area per i comandi touch delimitata da questo cerchietto lucido e in rilievo, che per questo motivo è semplice da individuare al tatto, mentre nella parte terminale è serigrafato il logo CMF.
Essendo dotate di ANC, i microfoni a disposizione sono 3 per auricolare e sono posti in questo modo. Il primo nella parte interna della capsula in prossimità dell'ugello e coperto dal gommino, spero che si riesca a vedere dall'inquadratura. Il secondo nella parte alta della capsula vicino al bastoncino e il terzo nella parte terminale del bastoncino in prossimità di queste due aperture che formano un condotto in grado di ridurre il rumore prodotto dal vento. Hanno infine il sensore di prossimità, quindi l'audio si ferma quando ne estraiamo uno e riprende quando lo indossiamo, ma lo spazio tra la capsula e il bastoncino non è molto ampio. Questo aspetto comunque non influisce sul comfort generale perché viene attenuato dal fatto che la capsula è allungata e il peso del singolo auricolare, che è di 4,9 grammi, è ben bilanciato. Questo si traduce nella possibilità di indossarli anche per diverse ore senza accusare fastidio o sensazioni di disagio, come invece purtroppo alcune volte ancora capita. Una volta indossate si agganciano e sono piuttosto stabili, riempiono bene l'orecchio e non danno la sensazione di essere solo appoggiate. Contrariamente alle Buds che risultavano un po' sfuggenti, queste Pro 2 possono essere usate anche per chi fa sport non troppo impegnativi. Come tutte le in-ear occludono il canale auricolare, ma il senso di occlusione passivo è medio-basso, non generano quella sensazione di sottovuoto e anche i comandi touch, che sono recepiti molto bene, non aumentano troppo questa sensazione. Vediamo ora velocemente l'applicazione a corredo che, come sapete, ritengo essere una delle migliori, se non la migliore in circolazione. L'applicazione Nothing X è disponibile sia per iOS che per Android e dalla pagina principale mette a disposizione le funzioni maggiormente utilizzate. Oltre a far vedere la percentuale di carica degli auricolari e della custodia, ma solo se gli auricolari sono all'interno, consente l'attivazione dell'effetto audio spaziale, la possibilità di equalizzare il suono con 6 opzioni predefinite, tra cui l'ottima Dirac Opteo, e la possibilità di creare un'impostazione personalizzata. Tornando alla home abbiamo poi le opzioni di controllo della ANC, dove abbiamo la modalità spenta, trasparenza e attiva. Di quest'ultima possiamo scegliere il livello di riduzione del rumore tra alto, medio, basso o adattivo, che è quello che vi consiglio di attivare se necessitate di questa funzione. Infine la modalità Ultra Bass che amplifica i bassi e qui potete scegliere anche l'intensità da 1 a 5 oppure spegnerla completamente. Le altre impostazioni sono accessibili dall'icona in alto a destra, qui possiamo disabilitare il rilevamento dell'orecchio, abilitare la modalità a più bassa latenza, gestire la doppia connessione rendendole di fatto multipoint, testare i gommini o trovare gli auricolari se li abbiamo persi di vista. Per finire, la classica funzione per aggiornare il firmware. Ripeto, questa di Nothing per me è l'applicazione migliore attualmente sul mercato. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Passiamo ora ai controlli che, come possiamo vedere, sono divisi tra auricolari e selettore smart. Per quanto riguarda gli auricolari, la configurazione di default è identica per il sinistro e il destro ed è la seguente. Con il doppio tocco possiamo andare alla traccia successiva o rispondere a una chiamata. Con il triplo tocco andiamo alla traccia precedente o terminiamo la chiamata. Con il tocco prolungato abbiamo la gestione dell'ANC dove troviamo abilitate le opzioni trasparenza e on, ma possiamo abilitare anche l'off. Abbiamo inoltre il doppio tocco e pressione prolungata che è disattivato, ma possiamo attivare la gestione del volume o quella dell'ANC. Per la rotella invece, o selettore smart, vale quanto detto prima, è di fatto una possibilità in più quando abbiamo a portata di mano la custodia e dove abbiamo in più l'azione di rotazione, che io ho impostato sulla gestione del volume e che, come potete vedere, funziona perfettamente anche su iOS. Vi faccio solo notare che la gestione dell'ANC è attivabile solo dall'azione tenere premuto, nelle altre non è disponibile. Sono dotati di un driver da 11 mm e da un tweeter da 6 mm e con la configurazione di default sono orientati ai bassi con quel tum tum bello profondo che spacca e che piace a tanti. Per fortuna tramite l'app possiamo, o forse dovrei dire dobbiamo, modificare l'equalizzazione perché in ogni caso tutte quelle offerte da Nothing mantengono i bassi abbastanza sparati. Il consiglio quindi, se volete ottenere un suono più godibile,
è quello di disabilitare l'ultra bass, o perlomeno ridurlo, oppure creare un'equalizzazione personalizzata con i bassi impostati a -5. In questo modo la voce e i medi risulteranno più bilanciati e ricchi di dettaglio e l'ascolto più godibile e divertente, segno che il driver è di buona qualità. Se poi utilizzate gli auricolari per guardare un film dalla TV o dal tablet, ecco allora potete abilitare la modalità audio spaziale che funziona bene e vi farà sentire come se foste al centro della scena. Anche il volume è iterato bene, potente e preciso, anche se a volumi molto alti si sente qualche distorsione, ma non è un problema che si pone visto che già all'80% il volume è alto. Se volete capire meglio come suonano queste CMF Buds Pro 2, vi consiglio l'ascolto di Ophelia dei The Lumineers. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Come abbiamo avuto modo di ascoltare, la riduzione del rumore fino a 50 decibel e campionamento a 5000 Hz fa un ottimo lavoro, soprattutto nelle situazioni più complesse, dove la nostra voce, alla fine, rimane sempre in primo piano e ben udibile da chi ci ascolta. Anche da questo punto di vista Nothing ha lavorato molto bene e forse me le fa preferire anche a qualche prodotto di fascia più alta, contro cui queste Buds Pro 2 se la giocano senza problemi. Nothing dichiara 11 ore di ascolto non-stop con la soppressione del rumore disattivata e il codec AC. Dai miei test, condotti come sempre con il volume impostato all'80% e il codec AC, risulta una durata massima di poco superiore alle 9 ore. Considerate che in questa modalità perdono il 10% ogni 55 minuti circa, mentre se attiviamo la NC dobbiamo considerare una durata inferiore di circa il 40%, che porta la durata a poco più di 5 ore e mezza a parità di codec. Se attiviamo il codec LDAC riusciamo a fare una giornata con le ricariche garantite dalla custodia, ma per singola carica otteniamo al massimo 6 ore senza ANC attivo. Questo risultato diciamo che è in linea con la stragrande maggioranza di prodotti che implementano questo codec. La batteria inclusa nella custodia è di 460 mAh e facendo un rapido calcolo garantisce ulteriori 3 ricariche e mezza per un totale dichiarato nello scenario meno energivoro di circa 30 ore, mentre in quello peggiore con LDAC e ANC attivo di circa 15 ore. Come vi ho anticipato, non hanno la ricarica wireless, ma hanno invece la ricarica rapida parziale che con 10 minuti garantisce fino a 3 ore di riproduzione a patto di ricaricarle via cavo attraverso la custodia. E veniamo alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personalissima pagella. Nothing ha lavorato molto bene con queste CMF Buds Pro 2 andando a limare qualche mancanza della precedente versione e aggiungendo la rotella Smart, che è una scelta intelligente e anche qualcosa di nuovo che non si era ancora visto. Senza troppi giri di parole, qui ci troviamo di fronte ad un prodotto Best Buy, perché la dotazione e le prestazioni sono di tutto rispetto. Dal punto di vista tecnico, tranne la ricarica wireless di cui possiamo fare tranquillamente a meno, hanno tutto: iRes audio wireless, ANC, sensore di prossimità, microfoni antivento, ricarica rapida, sono multipoint e hanno la certificazione IP55 così da poterle utilizzare anche sotto la pioggia o mentre facciamo una corsa al parco. Sono comode e non stancano con un utilizzo prolungato, in più la batteria ha buone prestazioni e a livello sonoro spaccano e sono sicuro sapranno soddisfare diverse tipologie di ascoltatori musicali. In più hanno un bel design, moderno e sono accompagnati da un'applicazione allo stato dell'arte, per un costo che attualmente è di 59 euro, quindi accessibile a molti e che le mette in diretta competizione con prodotti di fascia media che costano dai 20 ai 30 euro in più. Come sempre, se siete interessati vi lascio il mio link affiliato in descrizione e il più fortunato di voi potrà portarseli a casa per circa la metà del prezzo di listino tramite il canale Telegram che vi invito a seguire. Bene, anche per questa settimana è tutto. Spero che questa recensione vi sia piaciuta e che io sia stato in grado di raccontarvi al meglio queste Buds Pro 2. Se questi minuti che abbiamo passato insieme vi hanno lasciato qualche spunto di riflessione e non volete perdervi gli altri contenuti che sto preparando per voi,
L'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale e mettete un like al video. In più vi chiedo di partecipare nei commenti così da scambiarci idee e sensazioni e far crescere la community. Alla prossima!